Tutti parlano di routine mattutina. Alzati alle 5, medita, fai sport, leggi 10 pagine, scrivi la gratitudine, fai il bagno freddo, non toccare il telefono per almeno un'ora. E io non dico che queste cose siano sbagliate. Alcune di loro funzionano davvero, ma c'è qualcosa che nessuno ti dice e che trasforma completamente il modo in cui funziona qualsiasi routine. Prima di fare qualsiasi cosa, prima della meditazione, prima del caffè, prima di alzarti dal letto, c'è un passo che determina se la tua giornata produrrà risultati concreti oppure si perderà nel rumore. E quel passo non è un'abitudine, non è una tecnica, è una decisione. La decisione di chi sei oggi. Sono Carla, aiuto professionisti over 40 a uscire dal pilota automatico e a costruire giornate intenzionali, non piene da cose da fare, ma orientate verso risultati precisi. E quello che sto per dirti oggi è la cosa più concreta e più trascurata dell'intera industria della produttività. Immagina questa mattina. La sveglia suona. Prima ancora di aprire gli occhi, la mente inizia. Le riunioni di oggi, la mail che non hai ancora risposto, la cosa che dovevi sistemare ieri e hai rimandato, il collega che ti aspetta con una risposta, i figli che devono essere pronti, il traffico. Ti alzi, forse fai colazione, forse no. Guardi il telefono, solo un secondo, ti dici. Poi sono passati 20 minuti. Esci di casa con già quella sensazione. La conosci? Non è stanchezza fisica, è qualcosa di più sottile. È la sensazione di essere già in ritardo su qualcosa che non hai neanche iniziato, di essere già reattivo invece di essere al timone. E la tua giornata continua così. Un'urgenza dopo l'altra, una risposta dopo l'altra, un fuoco da spegnere dopo l'altro. E la sera, quando finalmente ti siedi, ti chiedi: cosa ho fatto oggi di importante? Di tutto quello che volevo costruire, di tutto quello che conta davvero. Quanto ho avanzato? Fermati un secondo. Quella sensazione non è un problema di organizzazione, non è un problema di tempo, è un problema di orientamento. Sei entrato nella giornata senza decidere chi eri e allora la tua giornata ha deciso per te. L'industria della produttività ti dice: costruisci una routine mattutina solida e la tua giornata cambierà. E hai provato. Hai impostato la sveglia alle 6, 6 e mezza, invece delle 7. Hai comprato il diario della gratitudine. Hai letto che dovresti meditare almeno 10 minuti. Hai scaricato l'app. Hai messo il tappetino per lo yoga sul pavimento la sera prima per non trovare scuse al mattino. E per qualche giorno ha funzionato. Poi è arrivata una settimana difficile, una mattina caotica, un figlio malato, una riunione anticipata e la tua routine è sparita. E con lei anche quella sensazione di controllo. Perché succede questo? Te lo dico io. L'industria dice: aggiungi abitudini alla tua mattinata. La realtà è questa. Le abitudini senza intenzione sono azioni vuote. Puoi meditare ogni giorno per un anno e non cambiare niente di profondo, se lo fai in automatico, senza sapere perché. L'industria dice: la disciplina costruisce il carattere. La realtà è questa. La disciplina costruita sull'identità sbagliata ti tiene bloccato lì dove sei. Fai le cose, esaurisci l'energia e ti ritrovi sempre allo stesso punto. L'industria dice: ottimizza il tuo tempo. La realtà è questa. Il problema non è il tempo, è che inizi ogni giorno in modalità reattiva, invece di entrare con una direzione precisa.
La differenza tra una giornata che produce risultati concreti e una giornata che ti consuma non è quante cose fai, è se sai chi sei mentre le fai. E quella chiarezza non arriva da sola, si decide ogni mattina, prima di tutto il resto. Ti racconto come funziona davvero. Il tuo cervello ogni mattina si trova in uno stato particolare. Nelle prime ore del giorno, prima che la giornata entri con tutto il suo rumore, la mente è più ricettiva. Le onde cerebrali sono ancora lente. In quello stato, tutto quello che pensi, decidi, dici ha un peso molto maggiore rispetto a quello che pensi a metà pomeriggio sotto pressione. Ed è esattamente in quel momento che la maggior parte delle persone apre il telefono, oppure inizia a pensare alle urgenze, oppure entra nella modalità automatica. E quello che succede in quel momento non è banale. Stai dando la tua mente più ricettiva alla reattività del mondo esterno, invece di usarla per decidere da dove vuoi agire. Pensa a questo. Un professionista che entra in una riunione difficile senza aver deciso chi è in quella stanza si adatta a quello che l'ambiente gli chiede. Risponde, cede, si contrae. Un professionista che prima di entrare in quella stanza ha deciso con precisione chi vuole essere, calmo, autorevole, presente, curioso, porta quella qualità con sé. Ma non perché sia bravo, ma perché ha già preso la decisione. Il cervello funziona per schemi e lo schema della tua giornata si imposta nelle prime azioni del mattino e non in modo magico, in modo biologico. Quello che decidi di essere al mattino diventa il filtro attraverso cui passi tutto quello che succede durante il giorno. Se decidi di essere qualcuno che affronta le difficoltà con lucidità, il tuo cervello cercherà attivamente conferme di quella verità. Se lasci che sia il caos a decidere per te, cercherà le conferme del caos. Non è positività, è neuroscienza applicata. E questo è esattamente il pezzo che mancava nella mia vita per anni. E prima di capirlo nel modo in cui sto per raccontarlo. Per anni ho creduto che il mio problema fosse la mancanza di tempo. Ho sempre lavorato a tempo pieno, avevo responsabilità di famiglia e portavo avanti tutta la mia vita. Cercavo di costruire qualcosa di mio e mi svegliavo ogni mattina già sopraffatta dalla lista delle cose da fare. Ho provato le routine, le ho studiate, le ho lette, le ho impostate, ma ogni volta che la vita diventava difficile, e la vita diventa sempre difficile, tutto crollava e io mi sentivo in colpa per non essere riuscita a tenerla, come se il problema fossi io. Poi un giorno ho capito qualcosa che ha cambiato tutto. Stavo guardando come le persone che ammiravo iniziavano la loro giornata, non quello che facevano, come si sentivano mentre lo facevano. C'era qualcosa di diverso, non erano più veloci, non erano più disciplinate nel senso convenzionale, ma avevano una direzione. Sapevano dove andavano prima ancora di iniziare a camminare. E lì ho capito che il problema non era la mia routine, era che iniziavo ogni giorno senza aver deciso chi ero in quel giorno. Non mi ponevo mai la domanda: come voglio essere oggi? Chi voglio portare in questa giornata? Non quello che voglio fare, chi voglio essere mentre lo faccio. E da lì è nata la cosa più concreta che abbia mai costruito per me stessa. Ho iniziato a scrivere, non diari di gratitudine e non liste di obiettivi.
una struttura precisa per definire ogni mattina, in pochi minuti, l'intenzione identitaria della giornata. Chi sono oggi? Cosa voglio portare in ogni situazione? Quale versione di me voglio essere nelle conversazioni difficili, nelle decisioni importanti, nei momenti in cui la stanchezza potrebbe prendere il sopravvento? Ho distillato per anni di lavoro su me stessa in una struttura quotidiana che chiunque può usare e l'ho chiamata il diario dal fare all'essere, perché è esattamente questo, uno strumento che ti aiuta a smettere di partire dalle cose da fare e iniziare dalla persona che vuoi essere mentre lo fai. Non è un diario di produttività, è uno strumento identitario. C'è una parte del mattino per impostare l'intenzione, chi sei oggi e come vuoi affrontare ciò che sai che arriverà. E c'è una parte della sera per analizzare le lezioni, cosa ha funzionato, cosa ha vacillato, cosa puoi portare nel giorno successivo. Lo stesso schema, ogni giorno, ripetuto consapevolmente. E quella ripetizione nel tempo non crea abitudini, crea una nuova identità. E a proposito, il diario è stato già pubblicato su Amazon. Se ancora non ce l'hai, puoi trovarlo nel link in descrizione. Eccola, la cosa che cambia tutto. La giornata non ti forma. Sei tu a formare la tua giornata, ma solo se decidi chi sei prima che la tua giornata inizi. Sembra semplice detto così, ma è una rivoluzione nella pratica, perché la maggior parte delle persone entra nella giornata in modalità di risposta. Risponde alle mail, risponde alle urgenze, alle aspettative degli altri, ai propri stati d'animo e alla fine chiede perché si sente svuotata. Non si è svuotata perché ha fatto troppo, ma si è svuotata perché ha fatto senza direzione. Ha reagito invece di agire. La differenza tra agire e reagire non è la quantità di energia che usi, è la direzione da cui parti. Se parti da chi sei, da una decisione precisa su come vuoi essere oggi, ogni azione che fai durante il giorno diventa coerente con quella direzione. Anche le interruzioni, anche le difficoltà, anche le cose che non vanno come previsto, perché hai un'ancora, sai dove tornare, sai qual è il tuo punto di equilibrio. E questa ancora non si costruisce alla sera, quando sei stanco, non si costruisce nel mezzo della giornata, quando sei sotto pressione, si costruisce al mattino. Prima di tutto il resto, in pochi minuti, con una struttura precisa. Non devi alzarti alle 5 e non devi meditare un'ora. Bastano 15 minuti con la domanda giusta, posta al momento giusto. Chi voglio essere oggi? So già cosa stai pensando. Carla, io di mattina ho 3 figli da mandare a scuola, il lavoro che mi aspetta e neanche il tempo di fare colazione. Non ho 15 minuti per scrivere un diario. Ti racconto di una persona che mi ha detto esattamente questa frase. Professionista, 2 figli, mattine caotiche. Mi diceva che l'unico momento in cui aveva la mente libera era in macchina mentre portava i bambini a scuola. Ho detto, benissimo, prima di scendere dall'auto, 2 minuti, una frase sola. Oggi voglio essere questo. Non una lista, non una pagina, una frase. E dopo 3 settimane mi ha scritto che per la prima volta in anni aveva la sensazione di arrivare alle riunioni invece di essere trascinata nelle riunioni. Stessa vita, stesse mattine, caotiche, direzione diversa. Ma io non sono bravo a scrivere. I diari non fanno per me.
Il diario dal fare all'essere non ti chiede di essere bravo a scrivere, ti chiede di rispondere a domande precise in uno spazio strutturato. Non è scrittura libera, non è uno strumento con una logica interna. Rispondi alle domande. Fine. 2-3 righe per ciascuna. Ci vuole meno tempo di quanto impieghi a controllare il tuo Instagram. Oppure mi potrai dire, ho già provato questo tipo di cose, non reggono. Vero, la maggior parte dei diari di produttività non reggono perché lavorano sulla superficie, sulle cose da fare. Questo invece lavora su chi sei mentre le fai. E quando il punto di partenza è l'identità invece del compito, il meccanismo è diverso. Non stai cercando di ricordarti di fare qualcosa, stai rafforzando chi sei ogni mattina. E quella differenza tra fare e essere è tutto. Il diario dal fare all'essere lo trovi su Amazon. Il link è in descrizione. Non è un quaderno con righe vuote, è uno strumento con struttura precisa. L'intenzione del mattino, le priorità scelte con consapevolezza, la sezione serale per analizzare le lezioni e portarle nel giorno successivo. Lo stesso schema ogni giorno, finché smette di essere qualcosa che fai e diventa il modo in cui sei. E se senti che c'è qualcosa di più profondo su cui lavorare, uno schema che si ripete nonostante tutto, una stanchezza che non passa, il link per la consulenza gratuita è in descrizione. 30 minuti. Capiamo insieme da dove parte davvero. Prima di andare, 2 domande. Non ti chiedo di rispondermi adesso, portale con te. La prima domanda. Come inizi la tua giornata adesso e chi decide la direzione? Tu o il primo pensiero che arriva? La seconda domanda. Se potessi scegliere con precisione chi vuoi essere nella tua giornata, non cosa vuoi fare, chi vuoi essere, cosa cambierebbe? Lì, in quello spazio, c'è il lavoro che ti sta aspettando.